In Italia esiste un accento neutro? E soprattutto, è questo qui che sto usando io? Quando si parla di dialetti e di accenti in Italia si fa ancora tanta confusione. Sono argomenti che non vengono trattati a scuola e quindi ognuno ha un po' la propria idea. Vi darò prima di tutto una risposta breve e poi andiamo a capire il perché. Esiste un accento neutro? Beh, teoricamente sì, esiste. È questo qui che sto usando io? No, assolutamente no. Il mio accento è chiaramente un accento di Milano. Milano è la città in cui sono cresciuto e anche se a Milano non si parlano dialetti nella vita di ogni giorno, semplicemente perché è una città molto internazionale, molto multiculturale, c'è comunque un accento abbastanza riconoscibile. Ovviamente quando cresci a Milano non ti rendi conto di avere un accento perché tutte le persone che ti circondano parlano più o meno con la stessa cadenza. In Italia esiste un italiano standard, che è quello che si impara a scuola, però ha sempre dei tratti regionali, che significa che l'italiano standard, parlato da una persona della Toscana, sarà diverso dall'italiano standard parlato da una persona della Lombardia, come me. Questo perché ci saranno sempre dei tratti regionali, ci sono sempre delle parole che cambiano un po' da regione a regione, l'accento cambia, quindi la cadenza, come le parole vengono pronunciate. Ci possono essere persino degli errori di grammatica comuni in alcune regioni, che magari dipendono dalla lingua regionale. Come prima cosa dobbiamo capire che in Italia si parla un italiano regionale. Ma per quanto riguarda l'accento neutro, vi voglio raccontare una storia. Quando ero piccolo andavo sempre in Sicilia, in estate, e rimanevo anche per 3 mesi. Questo perché la mia famiglia è siciliana e andavo a trovare i parenti e le nonne. Dopo 3 mesi in Sicilia mi abituavo alla cadenza siciliana, però comunque non mi rendevo conto che il mio accento fosse strano, perché forse non mi sentivo. Poi all'epoca non c'era neanche WhatsApp con i messaggi vocali e quindi mandavi il messaggio vocale al tuo amico e poi te lo riascoltavi, cosa che sono sicuro che in tanti fanno, almeno io lo faccio. E quindi non mi sentivo, non capivo l'accento che avevo e mi sembrava di avere un accento neutro. Per tanto tempo ho pensato di avere un accento neutro, perché venivo dal nord, parlavo l'italiano standard, senza dialetti e quindi magari anche il mio accento era neutro. Poi un anno è venuto in Sicilia un altro ragazzo di Milano che era parente di alcuni amici. Ci siamo conosciuti in Sicilia e quando questo ragazzo ha aperto la bocca sono rimasto scioccato. Oddio, che accento strano che ha questa persona. Dopo 3 mesi ad ascoltare solamente la cadenza siciliana, adesso ascoltavo la cadenza di una persona che non conoscevo, ma che aveva un accento simile al mio, o uguale al mio. E lì per la prima volta mi sono reso conto, cavolo, anch'io parlo così? Anche io ho questo accento? Cioè, la sensazione che sto provando io adesso ad ascoltare questa persona è la stessa sensazione che provano i siciliani ogni volta che apro la bocca? Quella è stata la prima volta che mi sono reso conto che, cavolo, non ho un accento neutro, ho un accento proprio milanese marcato, addirittura molto forte. Questa cosa è poi un po' rimasta dentro di me. Anche imparando le altre lingue mi sono reso conto di avere un accento italiano. Sì, milanese, ma diciamo italiano in generale. Ed è un accento abbastanza riconoscibile. Ad esempio, adesso che vivo in America mi basta dire hi, quindi mi basta dire ciao, e già le persone mi chiedono hey, where are you from? Si rendono conto che non sono americano. Ma cavolo, non ho ancora detto niente e già mi hai beccato. Quindi sì, ho proprio ho un accento anche abbastanza forte. Ma tornando all'accento neutro, esiste in italiano? Esiste, però chi lo parla alla fine? Le persone che parlano utilizzando l'accento neutro sono solamente gli attori, sono solamente le persone che hanno studiato la dizione e che recitano nei film o nei teatri. Le persone in strada non hanno l'accento neutro, cioè l'accento neutro nella vita di ogni giorno nemmeno esiste, non lo senti mai. Personalmente adoro gli accenti, mi piace tantissimo ascoltare accenti diversi, provare ad indovinare l'origine di una persona
È una cosa che mi appassiona molto. Per un periodo però mi sono un po' vergognato, tra virgolette, vergognato è una parola un po' forte, però non ero molto a mio agio quando parlavo inglese e riconoscevo di avere questo accento italiano molto marcato, ad esempio ascoltando i miei messaggi vocali su WhatsApp. Col tempo però poi mi sono reso conto che in realtà questa mia diversità, quindi vivendo in America e parlando con un accento diverso dall'accento americano standard, ammesso che esista un americano standard, era una ricchezza. Questa mia diversità era una ricchezza. È una ricchezza perché attira la curiosità delle persone e ti avvicina. La diversità ti avvicina. È proprio così. Le persone diventano curiose e iniziano a chiederti: ma di dove sei? Che cosa ci fai qui? E questa cosa ti permette di avvicinarti alle persone. La diversità è proprio una ricchezza. In Italia abbiamo una ricchezza incredibile in questi termini, perché il patrimonio linguistico italiano è uno dei più ricchi al mondo, di sicuro il più ricco in Europa. Capisco d'altra parte tante persone che vogliono imparare ad utilizzare un certo accento, perché io stesso l'ho vissuta su di me, ed è bello poter cambiare accento, è bello poter parlare utilizzando cadenze diverse. Quello che non è bello è vergognarsi del proprio accento, e non penso ci sia nessun motivo reale o valido per vergognarsi del proprio accento. Quando andate in Italia e avete un accento tedesco, americano, spagnolo, è bello da ascoltare, è anche abbastanza esotico, è diverso dalla massa, è diverso dalla normalità. L'accento neutro esiste, non è necessariamente quello più bello da ascoltare, quindi non vi focalizzate troppo su questo accento neutro, imparate l'italiano che è una lingua bellissima, ascoltate i dialetti italiani che sono spettacolari. Tra l'altro non sono dialetti dell'italiano, ma sono dialetti del latino, questo ci tengo a precisarlo, sono le lingue regionali, ne abbiamo tantissime in Italia, sono fantastiche. Ragazzi, godetevi il viaggio e siate felici di parlare questa lingua meravigliosa. Un abbraccio.